Bentornati a Football Benchmark. Oggi parleremo di un tema e tratteremo il nostro Andrea Sartori, che saluto e che sono molto contento di avere qui con me oggi. Andrea, ciao, perché vorrei parlare della valutazione dei calciatori. E quindi oggi, se mi permetti Andrea, utilizzo te e Ace Advisory non soltanto come partner di questa trasmissione, ma come super consulenti, perché come sappiamo, chi ci segue lo sa, c'è una valutazione da parte vostra del valore dei giocatori in maniera accurata, mi verrebbe da dire scientifica, per cui chi meglio di te ci può dire se e come si può valutare un giocatore e che tipo di attendibilità hanno determinati dati. E quindi io partirei subito forte, non ti ho fatto neanche salutare in realtà, perché abbiamo tante cose da dirci in questa chiacchierata di questa settimana, per capire da te come si riesce a valutare e se si riesce a valutare il valore di un giocatore. Cioè, quali sono i valori che vengono presi in considerazione per arrivare a una definizione di massima del valore di un giocatore? Innanzitutto buonasera, direi che sei partito fortissimo. Allora, prima di tutto diciamo che i giocatori si possono valutare. Indubbiamente ci sono delle complessità che poi discuteremo, però noi da anni facciamo la valutazione di oltre 8.400 calciatori usando degli algoritmi che abbiamo sviluppato con dei matematici e che costantemente aggiorniamo. Algoritmi che sono diversi da ruolo a ruolo e che tengono presente determinati fattori come l'età del calciatore, le caratteristiche contrattuali, ovvero la scadenza del contratto. Più un contratto è lungo, più il valore del calciatore tende a essere più alto. Ovviamente il ruolo del calciatore, le performance sportive del club e le performance individuali. Quindi noi acquisiamo dati da un partner Y-Scout che appunto ci fornisce i dati delle performance individuali e teniamo appunto presente determinati parametri che poi vanno effettivamente ad influenzare, assieme a tutti gli altri che ho menzionato, il valore dei calciatori. Qual è il valore che pesa di più, se ce n'è uno che pesa di più? Guardi, il valore che pesa di più in assoluto è il club di appartenenza. Andrea Sartori, che gioca per il Verona, esattamente avendo le stesse performance sportive, le stesse caratteristiche contrattuali, la stessa età, ha un valore più basso se Andrea dovesse giocare per il Real Madrid o il Bayern di Monaco. Conta anche poi il potenziale club acquirente. Anche questo è un elemento che influenza chiaramente il valore di un calciatore. Quindi non è solo il club a cui il calciatore appartiene, ma chi potenzialmente lo può effettivamente andare ad acquisire. Luca, mi permetto di aggiungere che chiaramente alla base di tutto c'è l'analisi di migliaia di transazioni passate che sono state appunto da noi considerate, che i matematici hanno analizzato considerando i vari parametri, per poi andare a determinare quali sono i fattori che appunto hanno un peso maggiore e che di conseguenza influenzano il valore di un calciatore. Ci sono naturalmente, immagino, perché anche noi spesso ne parliamo nei nostri studi mercato, ci viene chiesto quanto può valere un giocatore, quanto ne può valere un altro, spesso ci avvaliamo naturalmente dei vostri conti perché ci risulta più facile la vita, però ci sono una serie di criticità, no? Perché poi un conto è tirare fuori un valore teorico, un conto è poi traslarlo nella realtà, dove c'è una trattativa fra due soggetti che vivono in un contesto particolare che magari non può essere in qualche modo razionalizzato. Le difficoltà, le criticità più importanti che trovate voi nel vostro quotidiano, in queste 5 valutazioni annuali che fate, quali sono? Iniziamo a dire che prima di tutto si tratta di un mercato molto imperfetto e nei mercati imperfetti c'è spesso una variazione maggiore tra prezzo e valore, però ci sono diverse componenti che vanno
ad influenzare il valore di un calciatore che spesso gli algoritmi non possono tenere presente. La componente emozionale che caratterizza le transazioni dei calciatori, che io definisco come special class of assets, come si dice in inglese, cioè sono delle classi di asset che hanno delle peculiarità, come potrebbero essere delle opere d'arte, quindi dare il valore oggettivo è molto molto complesso. Quindi c'è una componente emozionale, c'è una componente relativa alla volontà dei calciatori eventualmente di lasciare o voler andare a giocare in un certo club. Il limitato numero e la difficoltà di comparare le transazioni influenza anche a volte il prezzo di transazione rispetto al valore. Quindi l'insieme di tutti questi fattori, a cui va ad aggiungersi anche l'impatto inflattivo che è stato generato dalla Premier League, nonché il fatto che stiamo parlando di un mercato che è aperto solo 3 mesi all'anno, anche questa è una caratteristica, influenzano e rendono difficile la valutazione dei calciatori. Perché ho fatto riferimento al fatto che il mercato è aperto 3 mesi all'anno, 2 mesi per la finestra estiva e 1 mese per la finestra invernale? È ovvio che se ti si va a infortunare un calciatore qualche giorno prima della chiusura della finestra di mercato, tu quel giocatore che devi andare a sostituire magari per un periodo molto lungo lo vai a pagare a un prezzo molto più alto del suo valore, che potremmo dire relativamente oggettivo. Certo, perché hai poco tempo per andarla a sostituire. Se invece fosse più lungo il tempo avresti più possibilità di scegliere. Ecco. Mi ha incuriosito. C'è una forzatura che in un certo senso è creata dai termini di scadenza del mercato, cosa che non avviene in altri settori. Se tu vuoi vendere un appartamento in una città italiana, diciamo a Milano, lo puoi vendere in qualunque momento dell'anno, però pensa se lo dovessi vendere solo per 2 mesi all'anno. E magari hai l'urgenza di venderlo o di acquistarlo nei mesi in cui è aperto, ma magari alla fine del periodo in cui è aperto la transazione. Proprio per andare incontro a questa analogia che hai fatto con il mondo, fra virgolette, normale, no? La tua esperienza che viene anche da settori economici non necessariamente sportivi o calcistici o non necessariamente di transazioni di giocatori. Nelle altre aree, quindi nel resto del mondo, la valutazione di un asset di proprietà di un'azienda ha un valore deciso, preciso, specifico, incontrovertibile, oppure anche in quei campi ci sono tante variabili che rendono difficile un prezzo univoco? Diciamo che la sovrapposizione tra valore teorico di un asset e prezzo di transazione esiste solo a livello teorico e dovrebbe esistere in un mercato perfetto, ma tutti i mercati hanno un elemento di imperfezione, incluso e soprattutto il mercato dei calciatori. Di conseguenza questa sovrapposizione praticamente non esiste mai. Tante volte ci viene fatta la domanda: ma perché c'è una differenza tra il vostro valore e il prezzo di transazione? E la risposta sta proprio in tutto ciò che ho detto prima, perché ci sono dei fattori che non possono essere tenuti conto. Però direi che questo avviene anche per degli asset. Prendiamo ad esempio il mercato azionario, e se tu chiedi l'opinione a un numero molto esteso di analisti, anche per delle aziende che hanno uno storico molto lungo, le opinioni sono molto, molto diverse. E come appunto la regia sta mostrando, abbiamo preso in questa slide 3 grandi aziende americane, abbiamo preso Tesla, Nike ed Apple, e abbiamo analizzato appunto il valore minimo e il valore massimo dato dagli analisti. Quindi abbiamo dai 35 ai 44 analisti che appunto danno un'opinione, un valore del prezzo delle azioni che ci si aspetta entro un anno, e appunto si può vedere che la variazione è molto molto ampia, oltre i 3 per quanto riguarda Tesla, e poco sotto, anzi quasi 4 per quanto riguarda la Tesla, e poco sotto i 2 per quanto riguarda Nike. Tutto ciò per dire che anche in altri settori economici è normale che ci siano delle differenze di opinioni tra gli analisti. Questo ci porta naturalmente anche a parlare
e ritornare sul discorso calcistico, e volevo farti almeno 3 domande. Dobbiamo essere un po' rapidi perché, come sai, il tempo non è nostro amico in questa circostanza. Sì. Intanto abbiamo capito che la valutazione dei giocatori si può fare, è una cosa complessa, si può fare, naturalmente ha dei margini di tolleranza, però è una cosa che non solo viene già fatta da diversi anni, ma la fanno anche tanti soggetti, no? All'interno del discorso del mercato internazionale. A tuo avviso, qual è la categoria di giocatori, ritornando ai criteri con cui analizzate gli 8.400 calciatori a Football Benchmark, che vi dà maggiori difficoltà? Cioè esiste una difficoltà maggiore, non so, una transazione fra una grande e una piccola, una transazione di un giovane, una transazione di un campione? Qual è quello che comporta maggiori difficoltà? Allora, prima di tutto inizio commentando che non solo si può, ma si deve fare una valutazione dei calciatori, perché quando c'è una transazione di un club, essendo i calciatori di solito l'asset più importante, questi calciatori devono essere valutati. Detto ciò, per essere breve, i calciatori che presentano una complessità maggiore di solito sono i giovani. Ma è un po' come succede nel mondo aziendale: quando tu hai una cosiddetta startup con uno storico molto limitato, è ovvio che sia più complesso appunto valutarla. La stessa cosa è per un calciatore giovane di 18-19 anni che mostra determinate potenzialità, ma come poi la sua carriera evolverà in futuro è sempre molto difficile stabilire. Quindi è molto più c'è una variazione molto più ampia quando si va a cercare di stabilire una forchetta per il valore di un calciatore giovane, anche se talentuoso. In questi giorni, come ben sai, si è parlato moltissimo di plusvalenze, che è un tema molto legato a questo discorso della valutazione dei giocatori. Si prevedono, che tu sappia, visto che hai modo di confrontarti con i stakeholders del mercato internazionale, delle normative da parte della UEFA circa le valutazioni dei giocatori, cioè delle norme che possono introdurre questi concetti di cui abbiamo parlato all'interno di un processo, non so, del fair play finanziario, per esempio? Sì, e infatti nei nuovi regolamenti, che non si chiama più appunto Financial Fair Play, sì, è vero, ma si chiama Financial Sustainability. È una precisazione, è una cosa direi tecnica. Per la prima volta si fa riferimento al fair market value di un calciatore, quindi al giusto valore di mercato di un calciatore. Cioè la UEFA negli anni precedenti considerava il giusto valore di una sponsorizzazione, e molto spesso delle squadre sono state appunto punite, ricordo il Paris Saint-Germain, ricordo il Manchester City, per avere riconosciuto a bilancio dei valori più alti di sponsorizzazione, accordi commerciali. La stessa cosa ora potrà avvenire anche con i calciatori. Quindi diciamo che viene fissato una sorta di valore intorno al quale poter lavorare, se ho capito bene. No, non verrà fissato un valore, ma la UEFA, come del resto il club, si potranno avvalere di un'opinione di un perito esterno per poter dare un'opinione di valore sul calciatore transato o scambiato, perché ovviamente le transazioni che in un certo senso sollevano più spesso le sopracciglia sono gli scambi, piuttosto che le transazioni con un vero e proprio scambio monetario. A proposito di questo, noi parliamo delle cosiddette plusvalenze fittizie. Si è parlato tanto di possibili soluzioni, fra virgolette, a monte del sistema, come poter disinnescare un utilizzo improprio di una plusvalenza, che ripetiamo non è una cosa negativa, è un utilizzo improprio che è una cosa negativa. A tuo avviso, secondo la tua esperienza, ci sono dei sistemi che potrebbero andare incontro a queste soluzioni, cioè favorire la possibilità di non utilizzare in maniera impropria la plusvalenza e quindi la plusvalenza fittizia? Diciamo che ci sono due alternative a cui io posso pensare. Una che direi è estrema e in un certo senso rivoluzionerebbe gli equilibri di calciomercato, in quanto moltissime squadre vivono sul player trading. Ricordiamo alcune squadre italiane come possono essere l'Udinese, l'Atalanta, il Genova, il Sassuolo, l'Empoli, ma anche squadre internazionali come Ajax, Porto e Benfica, molto forti appunto sul player trading. Si potrebbero eliminare completamente le transazioni e si potrebbero effettivamente solo
trasferire i calciatori pagando un salario ma senza un pagamento appunto del cartellino del calciatore, un po' come avviene appunto nell'NBA. È ovvio che una soluzione del genere, che ripeto è molto molto radicale, dovrebbe essere implementato in un arco temporale relativamente lungo, diciamo fino a 5 anni, perché ovviamente le squadre hanno pagato questi calciatori. Certo. Questo potrebbe essere una soluzione estrema. L'altra idea potrebbe essere quella di affidarsi a dei periti esterni, stabilire una sorta di listino prezzo dei calciatori con un valore oggettivo e stabilire una forchetta, quindi una variazione di più o meno il 20-25% del valore stabilito, e poi se la squadra lo paga di più o di meno deve comunque a fini di bilancio mostrare il valore minimo o massimo messo appunto o stabilito appunto dal valutatore. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione per affrontare questo problema. Bene Andrea, anche se abbiamo rubato qualche minuto in più al telegiornale, penso che ne valesse la pena. Ti ringrazio per questa consulenza / chiacchierata. L'appuntamento con Football Benchmark naturalmente torna la prossima settimana.